occorreranno innanzitutto 5 uova. È una ricetta davvero molto semplice e veloce, potete utilizzarla sia per preparare il classico rotolo dolce, ma anche come base per torta al posto del classico pan di Spagna. Aggiungiamo un pizzico di sale. Lavoriamo molto bene con le fruste le uova finché saranno ben montate e spumose. Vedete come sono diventate più chiare le uova. Il trucco per ottenere una pasta a biscotto bella morbida ed elastica è appunto cercare di incorporare quanta più aria possibile durante la lavorazione. Aggiungiamo ora 140 g di zucchero semolato e della buccia di limone grattugiata che ci aiuterà a togliere il sapore delle uova. In alternativa potete anche utilizzare la classica vanillina o dell'estratto di vaniglia. Lavoriamo ancora per qualche minuto, così da far sciogliere bene lo zucchero. Abbandoniamo le fruste e andiamo a setacciare adesso 100 g di farina 00 che andremo a girare con attenzione con un cucchiaio di legno o una spatola in silicone, incorporando per bene tutta la farina. Fate un movimento dal basso verso l'alto per non smontare le uova. Come vedete, quindi non abbiamo usato alcun tipo di lievito. Assicuratevi che tutta la farina sia incorporata. Vedete le bolle d'aria che ogni tanto escono a galla? E il nostro composto è pronto. Andiamo ora a rivestire una leccarda, questa misura 35x30, con della carta forno che io ho bagnato e strizzato per far aderire perfettamente. Versiamo quindi il composto. Livellatelo per bene. Andiamo adesso ad infornarlo a 180 gradi per circa 20 minuti. Io utilizzo un forno ventilato. Prima di tirarlo fuori controllate che sia cotto con il classico sistema dello stuzzicadenti al centro del dolce per verificare che non esca umido. Ed ecco la nostra pasta a biscotto appena sfornata. A questo punto c'è chi consiglia di cospargere con zucchero semolato la superficie. A me sinceramente non piace questo passaggio, restano sempre quei granelli di zucchero un po' fastidiosi. Vado quindi direttamente a coprire con della carta forno bagnata e strizzata. Arrotoliamo il dolce e facciamo così raffreddare in questo modo. Otterremo la forma qui
quindi del rotolo, vedete. Vado a lavorare 250 g di ricotta con 150 g di zucchero semolato finché la ricotta diventa bella morbida. Non dovete più sentire i granellini di zucchero sotto la forchetta. E a questo punto aggiungiamo l'elemento goloso. Possono essere gocce di cioccolato o, come nel mio caso, della frutta candita. Aggiungo quindi 100 g di frutta candita in macedonia, quindi frutta candita mista. Concludo con 60 g di uvetta che ho messo a riprendere in un po' di acqua calda per 10 minuti, ben strizzata, la vado ad aggiungere. E la nostra farcitura è pronta. Vado ora a riprendere la mia pasta biscotto. Questa pasta biscotto è morbidissima, quindi potete anche evitare la bagna se vi piacciono i dolci meno bagnati. Io invece ho preparato una leggerissima bagna al rum con 50 ml di rum, 2 cucchiai di acqua e 2 cucchiai di zucchero e la vado a bagnare un po'. Passiamo quindi a stendere la farcitura tenendoci leggermente distanti dai bordi. Ed ora con attenzione, aiutandoci con la carta forno, andiamo ad arrotolare. Vedete, perché avevo detto di lasciare la distanza con i bordi? Vedete come si arrotola insieme anche la crema. Stringiamo il rotolo e poniamolo in frigorifero il più a lungo possibile, anche per qualche ora, così da fargli mantenere per bene la forma. Andiamo infine a togliere la carta forno e completiamo la decorazione con un po' di zucchero a velo. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi!